Ciao a tutti! Allora, oggi proviamo per la prima volta in vita mia il durian, che non ho ancora aperto. Ho provato a leggere le istruzioni online, su WikiHow, su come aprire un durian. Non so se si vede, mi sposto un po' indietro. A quanto pare è un frutto. È un frutto che punge! Io pensavo che fosse più una questione estetica, nel senso che non che pungesse veramente tanto, ma solo all'apparenza. Come ci sono alcuni cactus, per esempio, che sembrano pungenti, ma poi li tocchi e non pungono affatto. Il durian invece non ha nessuna intenzione di essere mangiato. Ah, la faccia mia! Ok. Allora, lo tolgo sta roba qua, non posso dire parolacce perché comunque non è bello, però, dicevano che, un po' di odore c'è, però non è assolutamente disgustoso per ora non l'ho ancora aperto, quindi vediamo. Ho viaggiato sul tram col durian. Nel sud-est asiatico in alcuni posti nel sud-est asiatico non permettono di viaggiare con il durian perché ha questo odore forte. Sto facendo una cosa che in teoria non dovrei fare, cioè aprirlo in casa, perché avevo detto al mio fidanzato che l'avrei fatto fuori, perché non voleva che si impuzzolentisse casa, però fa un caldo boia, non ce la faccio, fa troppo caldo fuori. E allora sto facendo tutto in cucina, chiuso, e poi dopo spero che finestre aperte, aspirante e aria condizionata e bicarbonato di sodio riescano un pochino a nascondere l'odore. Allora, in teoria ci sono... ok. Ragazzi, scusate, io sono una mezza calzetta, però c'è una schiappa. Però, ecco qui. Durian ready? Allora, molto bello. Non so se si vede, però vedete che ci sono delle incavature, diciamo. In teoria queste incavature sono quelle in cui io dovrei andare con il coltello e... non so se conviene questo coltello qua o quello per il pane. Adesso vediamo. Prendo quello per il pane, forse è meglio. Il coltello del pane. Ragazzi, l'altro coltello eccolo qua. Non lo trovavo, direi dietro la telecamera sul tagliere. Sono scema, Allora, mettiamoci i nostri guanti così che siamo durian ready. Mi hanno detto di farlo per terra su un asciugamano perché si sporca, in teoria diventa molto sporco. Sono nervosa. Ok, ho un po' paura. Questo video se mi sgozzo, mi taglio tutto, non posto il video, ok? Pronti? Va. Facciamo così. Non so neanche se sto incidendo. Muori! Madonna! Che fatica! Ok, vediamo se... un po' di odore si sente, ma non...
Per ora non è puzza, è solo odore. Ha fatto il rumore di... sapete quei giocattoli di gomma che si schiacciano per i cani, che fanno quick quick quick? Ecco. Lo sentite. Ora non sto più bidendo la regola perché mi sono rotta le scatole. Oh. Apriti durian. Oh. Abbiamo contatto con l'interno. Madonna mia. Questo è forse il frutto più complicato con cui io sia mai stata in contatto. Peggio, molto peggio del melograno, perché almeno il melograno non ti fai male. Qua, aia. Questo odore non vuole essere mangiato. Me lo sta dicendo in tutte le salse. Mi servono i guanti, non ce la faccio. Non sono stoica abbastanza. Ho 12, non mi servite più. Ok, le regole, quelle che avevo guardato online, sono andate fuori dalla finestra e ora sto semplicemente cercando di accedere in qualche modo a questo caffè di durian. Dai, su! Ah! Yes! Oh, finito per terra. Vabbè, adesso lo lavo. Ah! A pod! Un pod! Questa è la parte commestibile. Ok, questa parte qua non si mangia, questa parte qua sì, si vede il nocciolo dentro. Non so se lo vedete. Cosa sa? Non è spiacevole l'odore. È un po' vanigliato, mi ricorda. È familiare questo odore. Non è che magari il durian lo mangiavo quando ero bambina a Singapore? È strano. È stranissimo, ma io ho vissuto a Singapore da bambina. E questo odore mi è familiare. Pazzesco. Sì, è come una specie di incrocio tra un ananas, un mango e della vaniglia. Più o meno. Proviamo. Ah! Che strana consistenza. Vabbè, faccio così. È buono. Non è dolce, cioè è un po' dolce. Retrogusti strani. Sicuramente è molto saporito. Non riesco a trovare nulla a cui paragonarlo. Ha un odore che è molto... Vabbè, l'odore ve ne ho già parlato prima. Ecco, vedete il nocciolo duro che c'è dentro? Sto cercando di staccarlo perché, ecco. Vedete? Questo non si mangia. Mi servirebbe un piatto in realtà. Ho fatto tutto questo senza mettere un piatto da parte. Prendo un piatto, scusate. Metto un piattino per questi qui. La consistenza mi ricorda vagamente alcuni tipi di formaggi un po' secchi, ma non completamente secchi. Ci sono delle fibre che si sentono masticandole, però sono delicate. Ma non è male, è buono. Diciamo che è difficile accedere al frutto, ma una volta che si riesce è buono. Quello lo devo sciacquare. No. Durian... Diciamo che il durian è un frutto un po' ecco.
questo frutto è il mio fidanzato. Lo vedi da fuori dici, beh, a me personalmente il durian dici, beh, è un tipo esteticamente piacevole, il mio ragazzo è uno strafico, però, vabbè, esteticamente dici, ah, caspita, si nota, gli occhi sono verdi, come questo durian, però, quando ci si avvicini, ah, caspita, un po' pungiglioso, testardo, però un cuore molto buono. Bisogna lavorare per accedere al cuore, ma una volta che si accede ci sono i premi. Quindi, quindi il prossimo volta vedete una persona che è un po' burbera, però in realtà ha un cuore d'oro, ecco, lo dite, ma sei proprio un durian tu, proprio un durian. Se dico al mio ragazzo che lui è un durian si incavola perché secondo lui durian puzza, e lui non puzza, si fa la doccia, però no, vale la pena. Sono in stagione adesso, luglio, fino ad agosto incluso penso, e io questo ho preso in un negozio orientale, ho chiamato in anticipo, ho detto avete del durian fresco, loro hanno detto di sì, l'ho preso. Ragazzi, fate una prova, assaggiate, merita. Adesso vedo quello che riesco a mangiare, penso di togliere tutti i pods e metterli dentro uno di quei sacchettini dell'Ikea, quelli di plastica o dentro un del Tupperware, perché comunque il resto lo voglio buttare subito, perché comunque devo nascondere le prove del mio mangiare questo frutto particolarissimo. Vabbè, grazie per aver guardato il video per aver guardato il mio video, per aver condiviso questa esperienza con me. E no, dai, non so perché la gente si lamenta così tanto che fa schifo, non fa schifo per niente. Non so perché dicono così. Forse non è fresco il frutto quando lo prendono. Grazie a tutti, ciao!